non so che cavolo uscirà, che sono vecchissime, una Ferrania, non so cosa verrà fuori, questa e questa, e vediamo che succede. Sarà scaduta sta Ferrania nel 99 tipo, io vado così, pronta, ok, tutto automatico, senza flash, rimani così. Sì, bravo. No, grazie alle spalle. Sì, così, perfetto. Lo scuso le labbra. Sì. Sì. La maggior parte delle volte su questo canale creo contenuti che ruotano intorno a quello che in gergo tecnico viene definito un Go&See. Per l'appunto Go&See, come ho già detto prima, è un termine, è un gergo tecnico che si usa nel mondo della fotografia di moda per indicare un particolare shooting nel quale il fotografo incontra per la prima volta una modella che solitamente è una new faces e quindi è alla sua prima esperienza o comunque sta per entrare nel mondo della moda, della fotografia di moda in generale, appunto nel mondo fashion, diciamo così. Questo tipo di shooting l'ho organizzato per questo video con una modella della Women, un'agenzia qui di Milano, e la modella si chiama Alice. Seguite il video fino alla fine perché vi farò una proposta che potrebbe interessare ad alcuni di voi, soprattutto a chi in qualche modo è interessato a stare con me sul set per guardare più da vicino quello che succede durante questi shooting. La porta. Come ho già spesso detto in altri video, il Go&See è un modo come un altro per capire quali modelle sono presenti in città in quel momento e fissare un incontro senza nessuna prospettiva, senza quindi un lavoro programmato per il futuro o uno shooting editoriale, senza alcun impegno, diciamo così. Si manda una mail alle agenzie, loro ti mandano un pack delle modelle presenti in città, soprattutto di quelle che magari sono appena arrivate o stanno iniziando la loro carriera, e tu puoi decidere se vederle.
possibile prendere appuntamento con una di loro e vederle per iniziare a conoscerle, ma senza alcun impegno, senza avere nulla di prefissato, che possa essere un lavoro, uno shooting per un editoriale o qualsiasi altra cosa. L'incontro avviene senza alcun impegno, senza alcuna prospettiva futura di un possibile lavoro. Anche se si tratta di un primo incontro del tutto formale, questo può essere uno step molto importante per la carriera di una modella. Sembra una cosa semplice, di poco conto, di poco valore, ma può essere davvero uno step fondamentale per soprattutto le modelle che sono alle prime armi. In questo particolare Go NC Alice ha funzionato benissimo, è stata super carina, super disponibile ed ha cercato di interpretare quello che le chiedevo. Le ho fatto vedere un mood board, le ho parlato molto di come sarebbe stato lo shooting, molto free, molto easy, e lei si è subito resa disponibile. Anche a questo serve appunto il Go NC, a conoscere una modella, a conoscere come lei risponde a quelle che sono le tue richieste e se funziona per il tuo genere di fotografia. Ho voluto testare questa nuova punta e scatta che avete visto sicuramente nelle mie storie di Instagram o uno dei miei video precedenti, insomma questa Canon Prima, che è una punta e scatta con una lente zoom. L'ho voluta testare e per questo ho creato uno shooting più o meno dinamico, in qualche modo molto easy. La prima pellicola che ho utilizzato è stata una pellicola che ho ritrovato all'interno della custodia di questa macchina fotografica, che ripeto ancora è stata regalata a mio padre da uno dei suoi amici, e all'interno appunto di questa custodia c'era questa pellicola della Ferrania che molto probabilmente era scaduta. Non sono riuscito a risalire alla data di scadenza, ma sicuramente avrà avuto più di 5 anni, 10 anni forse. In ogni caso l'ho testata e i risultati sono stati davvero buoni, non me li sarei mai aspettati così precisi, con dei colori ben contrastati, insomma mi ha letteralmente sorpreso. Pensavo sarebbe uscita tutta una roba slavata e invece il risultato è stato ottimale. Non avevo mai testato prima una pellicola della Ferrania, non so se sono ancora presenti sul mercato, può darsi, ma non mi sono informato di questo. Poi ho proseguito lo shooting sempre con la stessa macchina, ho testato questa stessa macchina con una delle mie pellicole preferite, la Portra 400. Poi l'ho testata anche con un'altra pellicola, ma lo vedrete in un prossimo video. L'ho testata con la Portra 400 e i risultati qui sono risultati che mi sarei aspettato da una pellicola come quella della Portra. Contrasti giusti, nessuna predominanza di colore, anzi l'incarnato sempre molto bello e preciso, insomma pienamente soddisfatto come sempre dal classico risultato della Portra, che è una pellicola secondo me tra le più affidabili quando si tratta di scattare i ritratti, sia in studio che in esterna, a luce naturale o a luce artificiale. Alla fine dei conti questa piccola compattina della Canon, questa Prima Zoom, non ho controllato, ma il suo valore di mercato sarà sicuramente intorno ai 40-50 euro, se non qualcosa in meno. Spero di non sbagliarmi, non ho controllato, ma adesso non voglio andare a ricercare. Comunque secondo me il valore di mercato si aggira intorno a quella cifra lì. Nonostante tutto mi ha dato dei discreti risultati. L'ho utilizzata anche con un flash in esterno, sono solito farlo perché mi permette di andare a compensare la presenza di un forte controluce o di una luce di taglio, e questa macchinetta ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto in una maniera soddisfacente, l'ha fatto in una maniera precisa e puntuale. A me davvero ha dato dei risultati molto buoni. Dopo il piccolo break esterno siamo rientrati in studio, dove ho proseguito scattando con la mia Fuji 4,5-6, che è una compattina medio formato, una punta e scatta medio formato con i superpoteri. Di questa ve ne ho già parlato in altri video, ve lo linko qui da qualche parte, forse qui o forse qui, insomma vi linko il video in cui parlo di questa macchina fotografica e non vi sto qui a snocciolare tutte le sue varie caratteristiche. Ho concluso la sessione quindi in studio con la 4,5-6 e la pellicola sempre Portra 400.
totale una sessione del genere dura all'incirca un paio d'ore. Arriva la modella, ci parli un po', le spieghi come sarà il mood dello shooting, capisci un po' che tipo di outfit utilizzare e tra una cosa e l'altra van via più o meno 2 ore per tirar fuori alla fine una quindicina, una dozzina di scatti utili, buoni, che poi potrebbero servire per il suo portfolio e per il mio portfolio. Insomma, ritornando al punto di partenza, quello che vi dicevo all'inizio del video, parlando della cosa che potrebbe interessare ad alcuni di voi, sto pensando di dare la possibilità a 3 persone di stare con me sul set durante questa tipologia di shooting. Penso di organizzare una giornata con 2 shooting di questo tipo qui, uno nella mattina e uno nel pomeriggio, e dare la possibilità a chi parteciperà a questi 2 shooting di stare con me tutto il giorno, quindi avere la possibilità di chiedermi qualsiasi cosa, di farmi tutte le domande che volete e di presenziare con me sul set durante questi shooting e chiedervi quindi durante le pause, prima, dopo, durante il break pranzo, chiedermi tutto quello che vi passa per la testa. Siete in tantissimi che mi scrivete, in tantissimi che vi offrite come assistenti, ma io non riesco ad accontentare tutti, per questo sto cercando di organizzarmi in modo tale da organizzare queste giornate in cui si scatta e si chiacchiera. Se siete interessati scrivetemi alla mail qui, la faccio apparire da qualche parte, alla mail qui, ma la trovate anche in descrizione. Scrivetemi con l'oggetto Go and See Shooting, insomma qualsiasi cosa inerente a quello che vi ho detto in questo video, soprattutto quest'ultima parte qui. Scrivetemi così vi do tutte le informazioni necessarie e alla fine saranno solo in 3 a poter partecipare a questa giornata di prova, diciamo così, perché voglio testare questa metodologia che andrò poi mano a mano a migliorare. Quindi scrivetemi se volete partecipare e poi ne parliamo tramite mail. Di casino, c'era il gatto delle nevi attaccato.